Buongiorno a tutti, carissimi miei followers. Benvenuti nell'episodio 4 di questa miniserie di come iniziare a praticare parkour. Dunque, una delle cose più importanti che bisogna ricordare quando facciamo parkour o quando pensiamo di volerlo fare è che tutti i posti che utilizziamo sono in prestito, non sono nostri, non sono adibiti per forza all'attività che stiamo facendo, quindi dobbiamo sempre, comunque, ricordarci che il rispetto è alla base di questa disciplina. Significa che se io voglio allenarmi, ma le condizioni non lo permettono o non porto rispetto a qualcuno o a qualcosa facendolo, il mio allenamento viene dopo. Questo per svariati motivi. Il primo è che dovete sempre ricordarvi che la percezione della realtà è sempre filtrata dalle esperienze che un individuo ha. Questo significa che se qualcuno vi vede saltare o correre sopra queste ringhiere, questi corrimani, la prima cosa che penserà, siccome non è ancora un'attività molto conosciuta, è che o siete dei pazzi o siete dei vandali, siete un pericolo in ogni caso, siete un rischio per qualcuno o per voi stessi, perché non riesce a mettersi nei vostri panni, perché non avendolo mai fatto ovviamente non può elaborare la cosa, non può sapere cosa state facendo e quindi reagisce con paura. Questa è una cosa che dobbiamo evitare a tutti i costi, proprio perché siamo ancora agli inizi di questa pratica, soprattutto in Italia, tra virgolette, diciamo. Sono più di 15 anni che la gente si allena, ma comunque è un processo molto lungo di accettazione anche a livello sociale, quindi abbiamo la responsabilità quando ci muoviamo delle azioni che ovviamente compiamo, ma non solo, anche di rappresentare la nostra disciplina. Quindi anche se si comincia oggi, anche se non abbiamo nessuna esperienza, dobbiamo metterci nell'ordine di idee che stiamo rappresentando la disciplina e quindi ogni azione che va fatta con coscienza e con rispetto verso gli altri, perché se non agiamo con coscienza tutta la disciplina ne viene intaccata, non solo il nostro allenamento in quel giorno lì. Quindi se io vado in un posto e non rispetto gli altri abitanti di quel posto, magari sono in un parco e voglio assolutamente usare quella panchina, ma quindi in quella panchina vuole sedersi anche una persona e io non rispetto la sua volontà, ricordandovi sempre che la panchina nasce per essere usata per sedersi, avrò una discussione con questa persona e questa persona associerà il parkour a delle persone poco rispettose, a un'attività che prevalica le altre attività, è un'attività che non può far parte di questa società. Quindi se volete praticare questa attività, siccome non è ancora ben stabilita nella società e siccome ancora è difficile trovare persone che la conoscano a fondo e che sappiano che cos'è, abbiamo la responsabilità ogni volta che usciamo di preoccuparcene noi stessi. Quindi ogni cosa che facciamo deve essere in funzione di lasciare una bella immagine, una bella impressione della nostra attività e della nostra persona. È una cosa che dovrebbe succedere automaticamente se siete delle persone normali e responsabili, però è bene dirlo, non mettete davanti voi stessi, non mettete davanti il salto che volete fare, mettete davanti la disciplina e pensate se è il caso di farlo e se a lungo termine questa cosa possa creare un danno alla nostra disciplina, all'immagine che ha, perché se dovesse creare un danno all'immagine che ha è un peccato, vuol dire che magari oggi voi vi potete allenare lì o in quella situazione lì, magari domani no, perché ci saranno più persone che avranno avuto un'influenza negativa e vi precluderà la possibilità di farlo, proprio perché non avete prestato attenzione a un buon comportamento, ok? Ricordatevi sempre che tutto quello che fate vi ritorna indietro, quindi essere gentili, cordiali, rispettosi e comprensivi verso il prossimo è sempre e comunque più importante di sbloccare un salto o di dover gestire un conflitto. È sempre meglio, soprattutto se pensate a lungo termine. Se oggi sbloccate un salto, ma avete litigato con la persona che abita davanti quella piazza o davanti quel parcheggio o davanti quel posto dove siete, e questo litigio ha portato veramente a degli screzi profondi, di arrabbiatura violenta, addirittura magari con il coinvolgimento della polizia perché voleva cacciarvi a tutti i costi, quante probabilità avete che quel salto possiate farlo di nuovo in condizioni tranquille? Molto poche. O comunque avete bloccato per sempre la possibilità di farlo di nuovo a chi dopo di voi arriverà, ed è una cosa che insomma è pericolosa. Avete in mano un'arma quando vi allenate nel parkour, perché in base ai vostri comportamenti tutta la comunità di parkour della vostra città o della vostra area ne subirà le conseguenze. Quindi vi prego, comportatevi bene, cercate sempre di venire incontro alle persone, di spiegare cosa state facendo in maniera tranquilla, di non arrabbiarvi, di comprendere che gli altri non vogliono essere cattivi nei nostri confronti, ma semplicemente ignorano quello che stiamo facendo e quindi hanno bisogno di essere aiutati, di essere guidati nella spiegazione di quello che sta succedendo. E quindi ricordatevi sempre di contare fino a 10 e fare un bel respiro. Va bene? Quindi ogni volta che usate un posto nuovo, un posto in cui non siete sicuri e vedete qualcuno, chiedete se potete muovervi, se date fastidio in qualche modo. Ovviamente non dite ciao, scusami, ti disturbo se inizio a saltare di qua e di là. No, spiegategli quello che state facendo, spiegategli quello che avrete intenzione di fare, qual è la preparazione che ci sta dietro, in maniera più sintetica possibile, perché la gente tendenzialmente non ha tempo da perdere. Se non c'è nessuno in quell'area e non siete sicuri di muovervi, usate il riscaldamento come test, quindi iniziate a muovervi con esercizi a corpo libero, cercate di capire la situazione. Sicuramente
Ovviamente se c'è qualcuno arriverà incuriosito, quantomeno vi chiederà che cosa state facendo. A quel punto avete l'opportunità di chiedere se potete o no fare quello che vorrete fare. Però in generale chiedete il permesso se c'è la possibilità e se non siete in un luogo in cui siete sicuri che sia pubblico, ok? Molto spesso la gente poi si affeziona al cortiletto che ha davanti casa, che non è neanche proprietà privata magari, no? Però quando vi vede si sente un po' minacciato perché quello è il suo posto. Qui in Italia abbiamo molto questa questione del il posto è mio, a casa mia faccio quello che voglio io, eccetera eccetera, esagerando anche spesso. Succede che vi trovate in queste situazioni in cui il posto è pubblico, la persona che sta parlando con voi invece crede che non sia pubblico, e quindi bisogna un po' essere molto gentili, pazienti, cercare di venirsi incontro e capire, comunque non farsi ovviamente sopraffare dalla situazione e cercare comunque di mantenere un certo tipo di dignità e capire che se avete la sicurezza che lì potete stare, dovete rivendicare questo vostro diritto, ovviamente. D'altro canto, se non siete sicuri, state molto attenti. Poi, piccola parentesi, la gente spesso, sulla base della mia esperienza, è molto poco incline alla pazienza, è molto ignorante e non lo so, crede che lo spazio sia solo loro e che nessuno possa usarlo. Di fronte a queste persone cercate comunque di mantenere la calma e chiedete il perché non potete stare lì, perché non potete allenarvi, se date fastidio a qualcuno chiedete, perché non è neanche giusto farsi intimorire troppo dagli altri semplicemente perché vi aggrediscono verbalmente, ok? Ad esempio in un parco pubblico siete sicuri che lì potete stare, nessuno potrà dirvi qui non puoi stare perché è il mio parco, non esiste questa cosa. Quindi se qualcuno arriva a dirvi questa roba gli potete benissimo rispondere mi dispiace, non è assolutamente vero quello che stai dicendo, per favore lasciami in pace, non mi disturbare. Tutt'al più che se vi disturbano potete usare la carta del se mi disturbi poi sbaglio e mi faccio male, e di certo non sarai tu a coprire i danni che mi farò per colpa tua e per il fatto che mi stai distraendo. Altra cosa molto importante da dire è che comunque i praticanti di parkour tendono a consumare lo spazio, l'ambiente, gli oggetti architettonici, le barriere architettoniche. Questo significa che se una sbarra, come posso spiegarvi, vediamo, se una sbarra che delimita magari la fine del marciapiede, quindi è lì proprio per figurativamente mostrare alle macchine o ai ciclisti che lì inizia il marciapiede, inizia a traballare, la sua funzione di segnalare la fine della strada e l'inizio del marciapiede la continua a mantenere. Ma se noi continuassimo a salirci sopra e a sbatocchiare sopra, tempo un mese, 2 mesi, un anno, finirà che quella sbarra viene giù e si rompe. Questa è una cosa da evitare come la peste, di nuovo. Ricordatevi sempre che ogni salto che fate, soprattutto su strumentazioni tipo sbarre, è un salto che potenzialmente avvicina quella sbarra a una rottura. Non dico di non farlo, ovviamente non pesiamo 500.000 kg e non distruggiamo le cose con un salto solo, ovviamente. Però io ad esempio sono 12 anni che mi alleno, ci sono alcune sbarre che ho deciso di non usare più proprio perché se continuassi a usarle, sapendo che non ho intenzione di smettere di fare parkour, e se continuassi a usare, dicevo, le romperei e non mi va. Quindi siccome il mondo è pieno di sbarre, mi sposto in un altro posto, ok? Ricordatevi sempre che se la funzione primaria dell'oggetto, dell'ambiente con cui interagiamo viene compromessa dalle nostre azioni nel lungo termine, cercate di accorgervene per tempo e di lasciar stare, trovare un altro posto. Troverete sicuramente un'altra situazione, però rispettate il posto. Se vedete che la situazione sta per cedere, e per situazione intendo l'oggetto in questione che può essere qualunque cosa, lasciate stare, andate a cercarlo altrove perché non ne vale la pena. Immaginate di atterrare sopra una sbarra che si divelge a metà e cade, non è divertente comunque cadere, no? Quindi anche per quel motivo lì evitatelo il più possibile di portare all'esaurimento strutturale un certo tipo di attrezzatura che trovate in giro. Come ultima cosa concludo con le persone veramente pericolose. Le persone veramente pericolose che potete incontrare sono quelle che vi aggrediscono verbalmente o addirittura fisicamente. Quindi chiunque vi offenda o vi aggredisca verbalmente, soprattutto se siete minori, sappiate che potete chiamare la polizia e potete fermare questa cosa il prima possibile. Le persone che aggrediscono verbalmente e che possono potenzialmente alzare le mani contro di voi passano automaticamente dalla parte del torto, ovviamente, perché non si risolve mai niente con la violenza né con le offese. Le vostre armi che potete usare contro questa situazione è evitare il più possibile il conflitto o l'avvicinamento di queste persone, quindi stateci il più distante possibili. Se vi mettono le mani addosso, cercate di chiamare la polizia il prima possibile, soprattutto se siete minori, ma anche se non lo siete, ovviamente, perché nessuno può permettersi di mettere le mani addosso a qualcun altro semplicemente perché state saltando, quindi no. E se vi offendono e continuano a offendervi, vi assicuro che la cosa migliore da fare è ignorare. Se voi riuscite a ignorare completamente la persona che vi sta offendendo, che vi sta urlando addosso, state sicuri che quella persona se ne va e non continua neanche. Ma per ignorare intendo proprio che non esiste davanti ai vostri occhi. Ovviamente a meno che non vi si metta proprio davanti, allora in quel caso magari vi spostate. Però se da distante vi urla qualcosa, vi offende in qualche maniera da distante, ignoratela e vedrete che se ne andrà. In più è un ottimo esercizio di autocontrollo emotivo che non fa male fare. Però sì, io
ho sempre gestito così le persone che offendono. Ovviamente quando ero un po' più giovane non ero così calmo e pacato, e anch'io ho fatto i miei errori e sono stato provocato e sono caduto nella provocazione molte volte in passato, e per esperienza personale non ha mai portato a niente di buono. Non che sia successo qualcosa di grave in quel momento lì, quanto cosa mi ha lasciato a me, quanto tempo poi ci sono rimasto male a rimuginare sopra sul fatto se veramente avevo sbagliato, se veramente questa attività è proprio per scemi e tutte queste cose qui, proprio perché non ero ancora sicuro della mia pratica. Non fatevi mettere dei dubbi in testa dalla gente che vi offende, perché la gente che vi offende non ha il potere di meritare il vostro rispetto. Detto questo, evitate il più possibile il conflitto, evitate il più possibile di arrivare a quella situazione lì. Cercate di capire il perché o di ignorare completamente. Buon senso sempre e comunque. Molto bene ragazzi, anche questo video è finito. La parte 4 è stata fatta. Vi ringrazio ancora per il vostro tempo che avete deciso di spendere a guardare questo video. Spero vi sia stato utile. Questo argomento lo volevo dire veramente tanto, ci tenevo molto perché è una cosa che non si dice mai e che nel parkour succede spessissimo. La gestione dei conflitti, la geopolitica dei posti dove ci alleniamo è imperativa ed è l'unica cosa che veramente ti fa allenare per tanto tempo, perché è l'unica garanzia che si ha per tenere quello spot lì sempre pronto e fruibile. Quindi vi ringrazio ancora e noi ci vediamo all'ultimo episodio sabato prossimo. Questa volta uscirò come una persona normale dalla scena, quindi camminando.